Buongiorno e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Apparissi in Cucina. Come avete visto dal titolo, oggi rifaremo i biscotti, ma sono quelli da inzuppo o inzupposi che dir si voglia. È il classico biscottone della prima colazione. Quindi adesso vediamo subito gli ingredienti e come abbiamo fatto e poi ci vediamo alla fine del video. Allora, volevo condividere con voi una mia esperienza. Come avete visto, io ho utilizzato la monica per dolci, che è questa qui. Eccola qua. L'avevo acquistata perché purtroppo ultimamente non si trovano mai i lieviti e vedendo questa, che era appunto una lievitazione istantanea per i biscotti, ho preso questa proprio per provarla. E devo essere sincero, è stato un po' tra virgolette uno shock, per un semplice motivo: quando l'ho utilizzata sia crudo mentre impastavo, sia poi quando ho cotto i biscotti, si sentiva fortissimo l'odore d'ammoniaca. Tant'è che io avevo molta paura che non potessi più utilizzarli questi biscotti, avrei dovuto buttare tutto. Invece, chiedendo anche informazioni a quella mia amica pasticcera, lei mi ha detto che una volta freddati i biscotti non si sarebbe più sentito niente. E così è stato. La cosa interessante di questo lievito, questa monica per dolci, è che però ha un grandissimo vantaggio rispetto agli altri,
ovvero intanto rende il biscotto croccante e friabile, ma dentro per esempio rimane morbido, quindi proprio inzupposo, nel senso che quando andiamo a mettere nel latte si inzuppa. Ma c'è anche il fatto che dà una durata del biscotto di quasi un mese. Possiamo preparare i biscotti con molto anticipo e tenerli all'interno della scatola di latta che durano appunto così tanto. E questo è un grandissimo vantaggio rispetto all'altro lievito, quello classico tradizionale che noi utilizziamo anche per le torte, ciambelloni eccetera, che non ha questa caratteristica. Ecco, io volevo condividere con voi questa esperienza per il semplice fatto che anche io non avevo mai utilizzato questo tipo di lievito. Spero che la cosa vi sia utile. Detto questo, io spero comunque che la ricetta vi sia piaciuta. Se è così, ricordatevi sempre di mettere un bel pollice in su. Per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto, così non perderete le mie prossime ricette e noi ci vediamo al prossimo video. Buona colazione a tutti!